Buonasera, buonasera, bentornati a Football Benchmark, bentornato anche ad Andrea Sartori. Ciao Luca. Oggi andiamo in un tema che a me appassiona molto, molto interessante, perché Andrea ci hai portato uno studio sull'evoluzione del mondo del calcio negli ultimi 15 anni. E vedendo subito la prima grafica, Andrea, neanche ti ho fatto salutare praticamente, ma vorrei andare subito al sodo. Possiamo definirlo chiaramente un'industria. Per la crescita che ha avuto, spesso abbiamo parlato del mondo del calcio come industria, io credo che questi numeri lo testimoniano. Si passa, perché l'evoluzione abbiamo detto negli ultimi 15 anni, dagli 11-12 milioni, no? Di aggregato, il valore di aggregato delle squadre di calcio, quindi stiamo parlando del mondiale, fatturato mondiale, fino ai 20. Sì. È raddoppiato in 15 anni. C'è un altro settore industriale che ha avuto questo tipo di crescita? No, una crescita così, diciamo, notevole a livello di fatturato del calcio europeo. Qua ci siamo focalizzati sull'Europa, è difficile da trovare, però siamo passati da 11,7 milioni di euro nella stagione 2008-9, che è appunto la stagione di riferimento, a circa 23 miliardi, non milioni, miliardi di euro della stagione 18-19, che è l'ultima pre-Covid. C'è stata una crescita annua composta del 7%, arrivato il Covid c'è stato un abbattimento dei ricavi del 10% e anche una perdita di profittabilità calcolata dalla UEFA in circa 7 miliardi di euro a livello europeo, se non fosse arrivato il Covid e se questa crescita fosse appunto continuata come negli anni precedenti. Infatti la cosa pazzesca è che è raddoppiato nonostante il Covid. Fondamentalmente da 11,7 a 21 più o meno, no? Sì, però il valore a cui noi facciamo riferimento quando parliamo di raddoppiata è la stagione 18-19. Sì, quindi certo. È ancora pre-Covid. Sì, quindi non è che siamo molto lontani da quel dato là. Assolutamente. Il concetto interessante è sapere dove vengono fatturati questi 21 miliardi o 23 miliardi, no? E quindi un dato interessante è riuscire a capire i Big Five rispetto al resto d'Europa quanto fatturano, e anche qui il dato è decisamente interessante, anche l'andamento, se vuoi, è decisamente interessante. Sì, questa è una grafica che io veramente adoro, nel senso che fa veramente vedere la concentrazione di potere finanziario che poi si è anche trasformato in successo sportivo dei 10 club più grandi d'Europa a livello di ricavi. Cioè questa grafica fa vedere che praticamente quanto realizzano i 10 club più grandi d'Europa, che tutti giocano nelle Big Five, rispetto ai 600 club che non giocano nelle Big Five a livello europeo. Cioè i 10 più ricchi d'Europa contro il resto, gli altri 600 nelle 50 federazioni che non sono parte delle Big Five. E questi club praticamente fanno lo stesso fatturato in 10 contro 600 e in alcuni anni hanno fatto il 109% o il 108%, che è un dato direi eclatante, ecco. Poi ci rivengono in mente anche tutte le considerazioni che facevamo sul discorso Superlega, non Superlega. Esattamente, certo. Altra cosa molto interessante, secondo me, è andare a vedere come sono cambiati i ricavi e chi è cambiato nella classifica dei ricavi. Al di là del valore che chiaramente si è modificato, e lo vedremo perché cercheremo di metterle a confronto, nel 2008-2009 le 10 squadre più ricche del mondo erano queste qua, le ultime 3, 8, 9, 10 erano italiane. La differenza, diciamo, che era intorno tra la prima e la decima, intorno ai 200 milioni di euro. Perché sono in rosso quelle 3 squadre là? Perché sono le uniche 3 che cambieranno in 15 anni. Non a caso sono 3 italiane. È vero, quindi avevamo 3 squadre italiane. Se le andiamo a paragonare alla ultima stagione, la 21-22, per cui abbiamo appunto i bilanci, non abbiamo più una squadra italiana. Il numero delle squadre inglesi è passato da 4 a 6. La classifica è ora guidata dal Manchester City e non più dal Real Madrid, e diciamo il gap tra la prima e la decima è ora di 300 milioni di euro. C'è un altro dato clamoroso, perché il cumulato del top 10 era 2,7. Esatto.
Qui siamo a 6,3. Siamo a 6,3 e qui vuol dire che il fatturato è aumentato di 2,3 volte praticamente in 15 anni. E torniamo alla grafica che tu adori, esatto, quella di prima. Esatto. Queste sono le top 10 che abbiamo visto, no? Poi nel corso degli anni sono modificate, che però facevano parte di quel 100%, cioè di quella fascia di squadre che riesce a fatturare tanto quanto 600 club. Esattamente. Sono queste 10 qua, questa lista. Che poi chiaramente sono cambiate negli anni. Certo, per carità. Altra cosa molto importante è capire, a fronte di questi ricavi qua, quanto hanno speso queste squadre. La spesa più grande, come sappiamo, è quella questione stipendi. Molto interessante vedere che il concetto è sempre quello di prima. La classifica delle prime 10, 15 anni fa, le 3 in rosso sono quelle che non troverete nell'ultima classifica, 2 italiane su quelle che c'erano in classifica, perché la Juventus rimane, cambieranno. L'Inter era quella che spendeva di più. Sì, anche vincerà la Champions League l'anno successivo. Vincerà la Champions League l'anno successivo. Questa è stata una grafica che in un certo senso mi ha sorpreso, però in un certo senso dimostra anche l'evoluzione del calcio a livello europeo e poi la crescita notevolissima della Premier League, perché lo vediamo poi andando a vedere chiaramente la grafica successiva, dove la crescita è stata ancora superiore rispetto ai ricavi. I ricavi sono aumentati di 2,3 volte, gli stipendi, il monte ingaggio è aumentato di 2,7 volte, con il Paris Saint-Germain che chiaramente raggiunge delle cifre che sono astronomiche di 728 milioni. È giusto però anche dire che il costo del lavoro, il carico sociale del lavoro in Francia è maggiore rispetto alla media europea e va ad impattare negativamente su questo valore. 2 considerazioni. La prima, che è un dato, il rapporto degli stipendi sui ricavi 15 anni fa di queste squadre della top 10 era al 66%, oggi è il 74%, un po' di più, ma non preoccupante. Sì, verissimo quello che dici, però secondo me questo dato va preso un po' con le pinze perché chiaramente è influenzato ancora dal Covid. Certo. Mentre, essendo chiaramente i contratti dei calciatori dei contratti a lungo termine, chiaramente i ricavi sono diminuiti e di conseguenza questo rapporto è aumentato. Quindi è un dato a mio avviso un po' distorto. Quello. La seconda cosa, tu hai parlato del grande sviluppo, giustamente, poi lo vedremo, continueremo a vederlo, della Premier League. Io ti chiedo invece, in maniera anche un po' maliziosa, se effettivamente questa non sia la certificazione che che la Serie A abbia buttato via un patrimonio. Ma direi proprio di sì, ma lo vediamo da tutte le statistiche, chiaramente dall'evoluzione dei fatturati, dall'evoluzione dei diritti televisivi, dalle spese di calciomercato, dal livello di indebitamento. Sono molti i parametri, le metriche che in un certo senso fanno vedere una specie di implosione del calcio italiano negli ultimi 10 anni. Come se fosse, fra virgolette, scomparso, comunque scivolato da leader a comprimario, no? Il ruolo di leader, e poi lo vedremo fra pochissimo, lo ha preso chiaramente la Premier League. Assolutamente, e lo vediamo con la slide successiva quando appunto analizziamo... Parliamo di spese sul mercato. Di spese di trasferimenti, dove praticamente Andiamola a vedere subito, sì. Allora, no? Perché anche qui è molto di impatto visivamente. In blu abbiamo le spese delle altre Big Four, in rosso la Premier League. Il commento credo che sia soltanto guardarla questa grafica. Basta guardarla. È vero anche una cosa, che l'impatto del Covid è stato enorme sulle altre Big Four. Sì, c'è un motivo derivante dal fatto che chiaramente i diritti televisivi della Premier League hanno consentito a queste squadre di una stabilità maggiore. L'impatto sugli stadi è stato minore perché gli stadi sono tutto sommato anche più piccoli, anche questo forse con un peso minore ha impattato, però a mio avviso quello che è eclatante in questa classifica non è tanto la crescita della Premier League, che è passata da 900 milioni a 3,1 miliardi di euro, ma è il peso della Premier League rispetto alle altre Big Four, passando dal 37% di 15 anni fa rispetto al 54% del totale. C'è stato sorpasso, quindi la Premier League spende di più delle altre. E tutto il resto delle Big Four qui, sì. neanche E per me, Luca, le Big Five non esistono più. La verità è che c'è una Big One e poi ci sono le Big Four.
Questo lo vediamo anche, come dicevi tu prima, nel discorso dei diritti TV, della raccolta dei diritti televisivi. No? Sì. Nel corso di questi 15 anni c'è stata una chiara evoluzione. Si è passati dal peso della Premier League all'interno della raccolta dei diritti TV, chiaramente domestici Sì. e non però delle singole leghe. La Premier League è sempre in rosso, quindi il 28% rispetto al totale, che era 3,8 billion, si è passati al 43%, cioè la metà dei soldi che arrivano dai diritti TV li fattura la Premier League. Sì, soprattutto grazie a una notevole crescita dei diritti televisivi internazionali, perché Certo. ricordiamoci che la Premier League nell'ultimo ciclo ha per la prima volta raggiunto il 51% attraverso la vendita dei diritti internazionali, mentre diciamo il totale, la torta è passata da 3,8 a 9,2 miliardi, quindi aumentando di 2,4 volte, la Premier League è aumentata quasi di 4 volte e chiaramente con dei ricavi così alti si è potuto anche poi spendere di più sul mercato e in un certo senso attutire l'impatto del Covid, che è stato molto più devastante per altre leghe, soprattutto la Lega francese, che fu addirittura sospesa. Ci sono secondo te delle leve per le altre del Big Four e nello specifico per la Serie A per cercare di ridurre pian piano il gap e tornare ad essere un Big Five? Prima tu hai parlato di Big One e poi Big Four, no? Ci sono delle leve secondo te, adesso al di là delle considerazioni che possiamo fare, perché chiaramente stiamo parlando io e te. È molto, a mio avviso è molto difficile, perché il gap è veramente diventato notevole. Secondo me, se non si fa sistema, come ad esempio in un certo senso la Lega spagnola è riuscita a fare sotto la leadership di Tebas, cercare di andare a diminuire questa forbice che, tra parentesi, sta sempre più allargando. Certo. Sarà molto, molto difficile, soprattutto per la Serie A c'è veramente la necessità di lavorare insieme e chiaramente focalizzarsi su determinati aspetti, ad esempio di sviluppo delle infrastrutture sportive, che in un certo senso ci lasciano molto indietro rispetto al resto del calcio europeo. E poi l'altra considerazione politico-sportiva sul quale magari faremo un approfondimento è: guardando questi numeri sembra che la Superlega ormai sia la Premier League, e quindi anche il discorso che era stato portato avanti anche in maniera molto disturbata da parte di alcuni club poteva avere una soluzione diversa. Tant'è vero che vediamo che la UEFA, che ha poi cambiato e cambierà anche la formula della Champions League, perché l'altro grande cambiamento che c'è stato è la questione relativa proprio alle competizioni europee, come è cambiata la Champions League. Ne parlavamo nelle puntate scorse degli introiti che arrivano dall'Europa. La stima addirittura del prossimo triennio della Champions League con la nuova formula è andare ad aumentare una cifra che nel corso del tempo è diventata forse 4 volte rispetto a 15 anni fa, no? La cifra di incassi. Esattamente, mentre diciamo, i diritti televisivi sono aumentati di 2,7 volte, se guardiamo il nuovo ciclo, i diritti televisivi a livello europeo aumenteranno quasi di 5 volte, passando da 900 milioni di 15 anni fa a valori previsti intorno ai 4,75-5 miliardi del nuovo ciclo. Però riflettevo anche sulla domanda che mi hai fatto precedentemente, è una provocazione. Quello che si potrebbe fare è creare una lega continentale, cioè la Premier League è una lega continentale fatta dalle altre Big Four, che in un certo senso, ecco, quello potrebbe diventare una vera sfida per la Premier League, ma a livello nazionale, a livello individuale la vedo molto dura, quantomeno nei prossimi 10 anni. Magari che potremo vedere che cosa succederà, ripeto, perché anche la UEFA si è accollata anche un po' questo tipo di responsabilità rispetto alla competitività delle proprie competizioni e rispetto anche a quelle locali. Andrea, per me questa è stata una puntata interessantissima, ci ha dato tanti spunti che saranno magari oggetto anche delle prossime puntate di Football Benchmark. Grazie mille di essere stato qui. Grazie a te. L'appuntamento con Football Benchmark naturalmente torna la prossima settimana.